Benvenuti a tutti, buonasera alla comunità di Editamundi. Oggi parleremo di un libro di calcio, però visto da una prospettiva differente, che va oltre il gioco e il risultato. Siamo con Michele Perniola, che è l'autore del Tascabile, che è autore quindi del libro Calcio ed encefalopatia traumatica cronica. È un testo che affronta un tema abbastanza complesso, con obiettivo anche di renderlo più comprensibile e più vicino anche alla vita quotidiana di chi anche il calcio lo vive in ogni giorno. Quindi buonasera Michele, fai una Buonasera. piccola buonasera, quindi ti presenterai un attimo e dici un attimo cosa ti ha portato a interessarti prima di tutto a questo tema e lo sviluppo di questo libro. Bene, grazie per la possibilità di poter parlare di questo libro. Allora, io mi presento, sono Perniola Michele, sono un laureato magistrale in Scienze e Tecniche dello Sport, mi sono occupato per anni di preparazione atletica, adesso faccio il docente di scuola superiore e inoltre mi occupo anche di divulgazione scientifica in ambito di alcune tematiche come, in questo caso qua, il titolo di questo mio libro, l'encefalopatia traumatica cronica. Allora, facciamo un piccolo passettino indietro. Questo libro è stata l'idea ultima della mia tesi universitaria, in quanto io mi laureai nel 2021, portando appunto l'encefalopatia traumatica cronica nel calcio. Come è nata questa idea? Lo scenario è questo: eravamo in piena pandemia, era notte fonda, mentre facevo zapping sulla TV, misi su Mediaset Sport e vidi il caso di un giocatore, ex giocatore del Milan, Thiago Silva, che riferiva dei ricorrenti mal di testa, poiché lui dal calcio italiano è emigrato nel calcio inglese e all'epoca giocava nel Chelsea. Inizialmente non ci feci caso a questo discorso qua dei mal di testa ricorrenti, però durante la notte è stato come un sogno dantesco quasi, la Divina Commedia, così in una notte, Ok, sì, un in una film. notte, il giorno dopo io ancora facevo ero in procinto del mio secondo anno di magistrale, quindi già dovevo tirare le somme per poter fare un discorso concreto a fine laurea. Iniziai a vedere tramite alcuni professori su cosa portare la tesi, mi balzò all'occhio, io in quel periodo stavo preparando l'esame di psicobiologia dell'esercizio fisico, iniziai a unire l'utile al dilettevole. Ovviamente io, da buon topo da laboratorio che sono, mi misi sul web, andai su PubMed, motore di ricerca in ambito scientifico, e iniziai a scrivere tramite alcune keywords, alcune parole come soccer, trauma, brain injury, e inizialmente trovai alcune cose, però il problema è che la maggior parte di queste keywords, siccome l'inglese è una lingua alquanto strana, c'erano molti false friends. Infatti tutte quelle parole erano corredate dal termine football, però il problema è che il football è il football e il soccer è il calcio. Quindi iniziai sempre di più a discriminare il mio discorso fino ad arrivare al nocciolo della faccenda. Vi posso dire una cosa: dal 2021 al 2025 la libreria scientifica è aumentata un parecchio, perché se fino all'epoca dei fatti quella patologia era solo riscontrata in sport a contatto appunto come il football, poiché c'è stato anche un film di Will Smith, Sì, La zona d'ombra, il sì. quale va a interpretare il dottor Bennett Omalu, il quale è stato il padre della CTE. Iniziai a fare questo discorso qua e mano a mano iniziai a argomentare la mia tesi di laurea, per poi arrivare al giorno d'oggi a raccogliere frutto della mia tesi, frutto di altri articoli scientifici scritti con altri autori valenti, tra cui il professor Lisi e altri colleghi. Abbiamo fatto una raccolta di questi miei articoli più la mia laurea e abbiamo creato questo opuscolo presso la vostra casa editrice. Bellissimo, infatti ha avuto anche un buonissimo riscontro sia dalla sua prima pubblicazione, dalla sua uscita. Che tipo di Sì. lettore avevi in mente mentre scrivevi il tuo libro? Bella domanda. Allora, inizialmente il mio taglio era scientifico, però poi mi resi conto
che se parlavo solo in termini scientifici eravamo solo una piccola porzione del settore calcistico, quindi ho cercato di estendere questa mia divulgazione anche ai rami più bassi del settore calcistico, in tal caso anche calciatori, genitori, perché io parlo sempre anche a livello dilettantistico, soprattutto a livello dilettantistico. E quindi ho cercato di dare un taglio narrativo con quella chiave scientifica da poter essere di facile intuizione e fruibile a tutto il pubblico. Ecco, infatti, passiamo anche a un'altra domanda che mi sono chiesta da persona che insomma capisce poco di calcio e tra l'altro anche di questo tema. Perché quindi secondo te, perché il calcio è un contesto particolarmente delicato per affrontare questi temi? Ecco, adesso apriamo un altro capitolo. Il discorso è che noi siamo in Italia, abbiamo toccato lo sport, adesso per il momento è ancora il primo sport praticato, ma credo che tra un po' verrà sorpassato dal tennis. Diciamo che il mondo calcistico, noi siamo grandi oratori, filosofi, ma spesso chi parla di calcio è gente che non ha la minima idea di che cos'è effettivamente il calcio. Però dal punto di vista scientifico, perché io posso farti questo piccolo passo indietro, io mi allontanai dal mondo calcistico da preparatore atletico anche per queste motivazioni qua, perché iniziai a vedere che questo sport veniva toccato e bistrattato da tante figure che non c'entravano nulla. Esiste un corso di laurea appunto alle scienze motorie e quindi diamo a Cesare quel che è di Cesare. Infatti, sì. Cambiare lo sguardo sul calcio significa necessariamente cambiarlo come sport? Allora, anche questa è una bella domanda. Allora, quando io all'epoca portai la mia tesi e quando io ho scritto questi articoli, la maggior parte del pubblico che leggeva diceva: ah, ma quindi tu mi vuoi togliere il colpo di testa? È come se io dicessi al tennis di togliere il servizio. Il discorso è che io non dico di togliere il colpo di testa, anche se alcune federazioni, lungimiranti rispetto a quella della nostra matrice, approfondendo questi studi, sta arrivando alla consapevolezza che i colpi di testa devono essere vietati. Io credo fortemente in questo, ma non perché lo dico io, lo dice la scienza. Bisogna pensare anche da questo punto di vista scientifico che il nostro encefalo, quindi il nostro cervello, è imbevuto in questo liquido ed è sospeso nella nostra calotta cranica. Quindi è come se fosse un sasso chiuso dentro una bottiglia piena d'acqua. Se io agito la bottiglia, il sasso cosa fa? Sbatte contro le pareti. Però quello è un sasso. Immagina l'encefalo, cosa succede se sbatte contro la calotta cranica? Può avere ripercussioni. Il problema è che la gente crede che è il singolo colpo di testa da recare problematiche, non è questo. Il problema è il problema è il fare i colpi di testa durante la loro carriera calcistica. Il problema è che colpisci oggi, colpisci domani, cosa ne sai, cosa ti potrà succedere? E adesso non è per fare il pessimista, però è così dal punto di vista scientifico, questa patologia può essere solo e soltanto diagnosticata in sala autoptica, quindi quando abbiamo già il cadavere. Quindi il problema è questo, quindi devono partire il buon senso, perché io quando sempre facevo il preparatore atletico, anche di qualsiasi sport, adesso io mi occupo di tennis, prima di vedere l'atleta io vedo che questo è un uomo, è un ragazzo, quindi lo sport è una cosa, l'integrità fisica, morale è un'altra cosa, quindi pensiamoci bene e devono pensarci anche bene chi prende carico questi futuri atleti, magari campioni, che ne so. Quindi sì, è veramente una guida, cioè deve diventare questo testo una guida. Infatti quello anche che volevo chiederti, io come lettrice, diciamo, dopo aver letto questo libro, cosa cambia quindi nel mio modo di guardare una partita, un allenamento di calcio? In questo caso stiamo parlando del calcio. Cosa cambia? Cambia che adesso il termine, essere consapevoli, capire che effettivamente noi onestamente sappiamo cosa andiamo incontro. Se non erro, per non dire una castroneria, già dagli anni '80 la federazione inglese sapeva dei danni di questi traumatismi subconcussivi, cioè detto in parole povere,
non è che il singolo colpo di testa ti dà anche la classica sintomatologia del trauma cranico diretto, quindi un evento concussivo. Io sto parlando di un grado lieve, un'entità lieve che ripetuta nel tempo può portare alle problematiche. Quindi io quando vedo anche nelle partite di calcio questi colpi di testa, io mi immagino, dico, aia, chissà che dolore, che dolore Quante sta... volte, infatti, o quante volte l'avrà preso quella Avrà preso pallata in quanti testa, difensori, infatti. quante testate, palla testa, perché un altro piccolo passo indietro vorrei dire, molti pensavano che il fulcro dei miei testi e dei miei articoli fosse il trauma cranico diretto, quindi testa, gomito, testa, testa. Io ho indagato se veramente il piccolo attrezzo, la palla, possa indurre dei danni a livello encefalico e la letteratura mi viene a favore. Quindi veramente una ricerca, insomma, i miei complimenti tra l'altro perché io da persona che non capisco pochissimo di calcio, però anche di medicina, quindi però è una ricerca che è Credo che veramente adesso in molti mi odieranno perché, ahimè, io metto sempre il bastone tra le ruote, però, ahimè, la scienza non però ammette sì, ignoranza, dobbiamo essere sì, tutti quanti infatti. consapevoli dei rischi. Hai detto proprio bene, sì, infatti. Quindi questo tascabile che vi farò vedere, eccolo qua, il tascabile. Questo libro nasce da una collaborazione, come dicevi prima, con altri autori. Sì, Dici, come si è sviluppato questa collaborazione e anche qual è stata la difficoltà anche maggiore nel rendere veramente accessibile, come dicevi prima, questo testo. allora, in questo mare magnum di argomentazioni, la casualità è questa. Questo libro, stranamente, è stato scritto da due laureati in scienze motorie e un ortopedico. Questa per la prima volta, io credo, non perché voglio sedermi davanti al carro dei vincitori, però credo che, tra virgolette, in Italia questa argomentazione e questa divulgazione, soprattutto la creazione di questo libro in Italia, possiamo dire che noi siamo stati i primi ad aver pubblicato Sì, infatti. un libro del genere. Quindi per far capire alla comunità scientifica e soprattutto anche medica che anche noi di scienze motorie sappiamo il fatto nostro. Il caso ha voluto che io, con l'altro mio coautore, il professor Rodolfo Lisi, io nacqui come lettore dei suoi libri nel lontano Ecco, 2019, 18-19, facevo ancora la triennale in scienze motorie e mi avvicinai al tennis perché mi allontanai dal mondo calcistico, sì, iniziai a sì, comprare i suoi libri, casualmente lo aggiunsi tramite Facebook, ci mettemmo a parlare e adesso sono 6 anni che ci sentiamo in modo assiduo e quindi è il mio partner, anzi è il mio guru dal punto di vista scientifico di come pubblicare, di come scrivere in termini scientifici. E inoltre il dottor Cigni, nonché collega del professor Lisi, ci ha sì. dato il suo placet perché la sua autorevolezza medica è quella che conta. Bene, quindi è un trio quindi molto collaudato e anche, diciamo, avete creato veramente un bell'oggetto, veramente. Complimenti Grazie. a Grazie. tutti e tre. Però volevo farti una domanda, ora non so se sarà, ti voglio chiedere, ci sono stati dei piccoli momenti in cui hai dubitato durante la scrittura? C'è stato un Allora, attimo? sì, per il semplice fatto che ero come Don Chisciotte e Sancio Panza, io lottavo contro questi mulini a vento perché mi sono scontrato con una realtà alquanto retrograda. Mi ricordo che quando ad esempio io portai la mia tesi universitaria al mio docente, il mio docente aggiunse questo termine, questo neologismo, lui era neuroscettico, quindi Ah, era scettico da questo punto di vista. Dice, ma come? Però poi ho avuto ragione in sede di tesi universitaria. Al che io poi ho detto, ma effettivamente io non posso buttare la spugna, gettare la spugna su un qualcosa che io credo fortemente, perché non credo che io stia dicendo eresia. Come ho detto prima, la scienza non ammette ignoranza e la scienza mi sta dando favore, quindi ho messo sempre anche in dubbio il mio operato di quello che leggessi, di quello che io tra me e me formulassi dal punto di vista scientifico, però effettivamente
sto avendo ragione, cioè ho avuto ragione, sto avendo ragione da questo punto di vista e siamo Mhm. anche in tutto il mondo, anche in Europa se ne sta parlando sempre più, da Sì. Glasgow, in Scozia, in Inghilterra, anche in Germania se non erro, quindi si stanno muovendo, quindi è un movimento effettivamente scientifico, collaudato e appurato. Quindi ti ha dato anche la carica e la forza per dire via, lo scrivo intanto in italiano, poi ci Poi saranno varie traduzioni, si la può anche traduzione, tradurre certo. naturalmente in inglese e trasportarlo con i nostri colleghi europei. Allora, adesso passiamo un attimo, perché volevo farti anche varie domande nel senso, cosa diresti ancora a chi esita a leggere il tascabile o perché dice no, è una cosa che non capisco, è una cosa che non mi interessa, non è legata al calcio, cosa però gli diresti per farlo leggere? Io spero che questo libro sia come, non so, un passepartout alla consapevolezza, quindi voglio far capire a coloro che leggono, quindi far capire che non è oro tutto ciò che luccica, quindi che effettivamente ci possono essere delle problematiche a colpire la palla con la testa. Il problema è che ancora al giorno d'oggi la certezza c'è se la palla viene colpita perennemente in almeno 10 anni, 15 anni di carriera calcistica, soprattutto se sei difensore e Sì, attaccante. Quindi questo è come il paradosso del creato di Schrödinger. Finché non apri la scatola non sai se è sì. vivo o morto. Quindi il problema è anche questo dal punto di vista. Cioè, sì, io dico ai miei allievi, a quelli che leggono, di non prendere sotto gamba le problematiche di questi colpi di testa, che è ok che è un bellissimo gesto, è un gesto spettacolare, a pensare che abbiamo grandi colpitori, però di andarci sempre cauti e con le pinze. Sì. Ora ci abbiamo verso la fase finale e sempre in riguardo al libro, cosa ti ha lasciato la scrittura di questo libro e cosa hai anche imparato durante questo percorso che prima non conoscevi, perché a quanto so è il primo libro che scrivi, cioè è la tua prima creazione edita. Diciamo che io con la scrittura ho sempre avuto questo dualismo amore e odio, perché quando ero ragazzo mi prodigavo nella scrittura in rima. Poi, man Ah, mano che ho bene, proseguito i miei studi, ho cercato sempre di più di affinare le mie tecniche e di dedicare la mia attenzione a un qualcosa che effettivamente servisse per la comunità, in questo caso qua comunità scientifica. Cosa mi ha lasciato la scrittura? Che so di non sapere, quindi ho ancora da macinare molto, da ingegnarmi molto, da affinare alcune metodologie di scrittura, perché nessuno nasce con la dote dello scrittore. sì, Serve, cioè, possiamo dire che sono ancora sul trampolino di partenza, ancora devo spiccare il volo. Speriamo di non bruciarmi le ali come Icaro, però credo, no. credo No, di... il tema che hai preso in considerazione è un tema molto, molto attuale. Anche come dicevi prima, ora si stanno verificando, ci sono vari articoli, quindi non è una cosa lasciata da parte o tenuta nascosta. Infatti E- io salvo tutti gli articoli di giornale dove se ne parla, così a distanza di anni dirò te l'avevo detto. Sì, e poi ci sarà sicuramente un proseguo e quindi è anche un messaggio che tu lascerai anche ai calciatori sia quelli che non hanno mai praticato il calcio e hanno avuto a che fare anche con l'encefalopatia, sia anche a quelli eh, che hanno avuto a che fare e ti daranno sicuramente ragione, diranno il libro di Michele Me lo auguro, è io adatto a veramente questo. mi auguro in questo collettivo immaginario, sia dal punto di vista medico che anche dal punto di vista sociale, che questa tematica scavi nella coscienza dell'uomo. Perché, come ho detto prima e poc'anzi, ricordiamoci che prima di essere atleti sono esseri viventi e la Infatti, salute deve essere messa al primo posto. Se lo sport è un veicolo, l'esercizio fisico, lo sport, l'attività fisica, è un veicolo del benessere, sì, perché si deve andare incontro a queste problematiche? infatti. Come ultimo messaggio ai lettori, a chi ci segue, agli sportivi, dici un po'
cosa vuoi lasciare come ultimo messaggio, come messaggio? Allora, credo che secondo me un messaggio fondamentale è anche questo, perché io da dottore in scienze motorie credo nel fondamento dell'esercizio fisico perché ci sono anni di studio alle spalle. Credo che onestamente bisogna affidarsi a gente che ha studiato, gente che sa effettivamente, in questo caso qua, termini come la biomeccanica, la fisiologia dell'esercizio fisico, perché onestamente non dobbiamo mai sottovalutare i rischi che appunto possono nascere da pratiche sportive sbagliate, lesive. Io ho visto in questa mia piccola carriera da preparatore atletico a livelli minori, ad esempio vedevo, se non erro, il mercoledì pomeriggio facevano intere sedute di colpi di testa. Ah, ecco. E questo avevo la categoria under 14, erano tutti 14enni, 15enni, quindi già in fase adolescenziale il cervello era nella sua plasticità, nel suo boom della plasticità. E io mi chiedevo spesso, ma effettivamente cosa può succedere l'indomani? Quindi credo e sostengo che bisogna affidarsi a un laureato in scienze motorie, avere in uno staff laureato in scienze motorie, dare voce a un laureato in scienze motorie, perché noi siamo in prima linea, poi vengono i medici, perché io vedo il calciatore, l'atleta Sì, in prima è fase, in vero. prima istanza. Quindi chi meglio di noi? Ovviamente anche le scienze motorie devono fare un passo in avanti, devono essere pronte a nuove frontiere scientifiche, a mettersi sempre in discussione. Io vengo dalla generazione del perché così io sono come Cartesio, devo dubitare, quindi Sì. dubito e quindi devo portare avanti le mie tesi. Quindi perché? Io non prendo nulla per fede, quindi voglio e sostengo la mia categoria, la categoria di molti colleghi delle scienze motorie e di chi veramente lavora con cognizione di causa. E noi ringraziamo Michele per la sua esplicazione e speriamo allora di vederti presto anche al Salone del Libro per la presentazione ufficiale del Non Tascabile mancherò, insieme ai suoi collaboratori. certamente. E poi ti aspettiamo anche, ci sarà anche un'altra fiera del libro a Malaga, speriamo anche Magari. di vederti anche con noi. Ed io E, ringrazio voi per aver sposato il mio progetto, perché in molti, essendo un argomento scomodo e spinoso, mi hanno voltato le spalle. Quindi grazie a voi per no, quello che avete grazie, fatto. grazie a te. Come ti dicevo, come diciamo sempre, anche noi di Edisamundi, crediamo sempre nei libri, però crediamo nei libri e negli autori ehm, che scrivono questi libri che aprono domande e creano anche una consapevolezza e su temi anche veramente complessi e differenti. E quindi salutiamo anche tutti i nostri follower, chi ci segue sui social e sicuramente poi potrete vedere l'intervista sui nostri canali e sul sito di Samundi. Quindi a presto e buona serata a tutti. Grazie, a presto.